Buongiorno ragazzi, sono Amedeo Valoroso e nel canale Valoroso IT ci occupiamo di retrocomputer e elettronica vintage. La puntata di oggi è un po' diversa dal solito. Non è un esperimento, non è una recensione e non è una riparazione. Infatti ci vediamo un bel documentario storico. Qualche tempo fa sono andato a trovare Davide ed Alberto Fornasiero per vedere la loro collezione History Bit. History Bit è una collezione di retrocomputer, macchine da calcolo e accessori. Non avete idea di quanti computer ho potuto vedere in quell'occasione. Commodore, IBM, Apple, macchine da calcolo meccaniche. Scriverò un articolo con tutte le foto che ho scattato in quell'occasione. Davide Fornasiero, da sempre appassionato di tecnologia vintage, ha realizzato il documentario che stiamo per guardare. Descrive l'evoluzione del calcolo a partire dalle tavole dei Sumeri e dall'abaco. Questa è la prima puntata che parte dall'abaco e arriva fino ai calcolatori elettromeccanici di fine 800. Le successive due puntate sono ancora nella testa di Davide, non le ha ancora realizzate. Quindi se vi piace questa prima puntata, mi raccomando, fatecelo sapere nei commenti, mettete like, condividete, perché solo in questo modo Davide realizzerà le altre due puntate. La seconda puntata riguarderà i computer fino ad arrivare a quelli a valvole. Invece la terza puntata partirà dai computer a transistor e arriverà fino a quelli a microprocessore. Quindi più commenti e like metterete, più condivisioni farete e prima Davide si sentirà motivato a realizzare le altre due puntate di questo documentario. Se vi piacciono i contenuti del canale Valoroso IT, vi invito a iscrivervi ed attivare la campanella delle notifiche. Bene, carichiamo il documentario. L'uomo contemporaneo, abituato ormai ad usare con naturale dimestichezza calcolatori superveloci, a navigare in rete, comunicare con blog e web, proiettati in un mondo elettronico quanto mai evoluto, non provi il desiderio di spostare l'orologio della storia indietro di secoli, se non millenni, facendo riemergere dall'oblio il percorso compiuto dall'uomo fin dalle origini, per arrivare ad una qualche forma primordiale di calcolo, semplicemente contando sulle dita, passando poi per le tavolette dei Sumeri, dall'abaco e via via arrivando fino all'evoluzione moderna. La genesi di questo cammino assume, per chi si avvicina a questa materia, un interesse tale che la cronaca diventa romanzo e la ricerca diventa passione. Ed è da questo caleidoscopio di appunti, immagini, personaggi che prende forma e movimento questo lavoro, che non solo vuole descrivere la tecnica, ma anche l'umanità dei suoi protagonisti. Filosofi, matematici, scienziati si sono addentrati nel mondo dei numeri avvertendo l'esigenza di meccanizzare il calcolo matematico. L'intuito iniziale di questo viaggio ci fa risalire a circa il 450 a.C. per trovare il primo dei calcolatori numerici, l'abaco. Questo interessante strumento pare abbia incontrato il favore di molti popoli così da essere via via modificato a seconda delle esigenze di ogni singola cultura. Non si sa quale popolo abbia inventato questa semplice ma efficace macchina calcolatrice, forse i babilonesi,
ma diverse interpretazioni dell'abaco le troviamo anche presso i Maya, gli Aztechi, gli Egiziani, i Cinesi e perfino presso i Romani. La parola abaco viene dal semitico abak, che significa polvere, sabbia. Infatti, gli abachi più antichi erano tavoli ricoperti da un sottile strato di sabbia sui quali con uno stilo si segnavano i calcoli. Ma nonostante le varie evoluzioni, la struttura dell'abaco è sempre la stessa ed è costituita da un telaio in legno dotato di una serie di colonne verticali sulle quali un certo numero di palline possono scorrere liberamente. Un elemento orizzontale, sempre in legno, divide il telaio in due parti, una superiore ed una inferiore. Ciascuna pallina della sezione superiore vale 5, mentre quelle della sezione inferiore valgono 1. Ogni pallina viene contata allorché ella si sposta verso l'elemento di separazione fra le due sezioni dell'abaco. La colonna più a destra è quella delle unità, quella adiacente verso sinistra è quella delle decine, e così via. Ancora oggi un operatore che abbia dimestichezza con l'abaco può manovrare le palline sulle asticelle con enorme velocità di calcolo. Nel 1946 ebbe luogo una gara fra un soldato americano, un certo Thomas Nathan Wood, e l'impiegato dell'ufficio risparmi del Ministero dell'amministrazione postale giapponese Kiyoshi Matsuzaki. Ai due furono sottoposti alcuni problemi aritmetici. Il soldato disponeva di una calcolatrice elettrica a comando manuale, mentre Matsuzaki l'abaco. Matsuzaki vinse sempre. Così scriveva il filosofo e matematico tedesco Leibniz. Non è cosa degna di uomini eccellenti perdere ore come schiavi per fare calcoli che potrebbero essere tranquillamente affidati a qualcun altro se fossero usate delle macchine. L'affermazione di Leibniz rispecchia quanto fosse avvertita nel secolo XVII l'esigenza di meccanizzare il calcolo matematico. Furono anni caratterizzati da un intenso lavoro matematico, ingegneristico e scientifico, che implicava calcoli e stimolava l'impiego di nuovi algoritmi. Così fu nel 1600, per esempio, che Nepero inventò una funzione matematica oggi familiare ad ogni studente, il logaritmo. Anche se non fu l'invenzione di una macchina calcolatrice, fu però un formidabile contributo pratico sulla strada dell'automazione dei calcoli complessi. Pure le funzioni trigonometriche richiedevano di essere calcolate o perfezionate, poiché il loro impiego era reso necessario dallo sviluppo della navigazione marittima, dagli studi astronomici e dalle rilevazioni topografiche. Nel 1900, presso Antikythera, una piccola isola che si trova fra la Grecia e l'isola di Creta, venne ritrovato da un pescatore di spugne il relitto di una nave greca. Dalle immersioni che ne seguirono si riportarono alla luce reperti di notevole valore, tra cui uno strano manufatto apparentemente di pietra. Una volta ripulito dalle incrostazioni, celava in realtà uno dei più interessanti e misteriosi congegni dell'antichità, chiamato meccanismo di Antikythera, e fatto risalire tra il 150 e il 100 a.C.
veniva usato per il calcolo astronomico, permettendo così di calcolare la posizione del Sole e della Luna in un determinato periodo dell'anno, oltre alle eclissi e alle posizioni degli altri pianeti. Con i suoi 23 ingranaggi e la precisione con cui sono stati realizzati, questo strumento è stato ineguagliato per secoli e prima che l'uomo riuscisse a produrre qualcosa di simile, dovettero trascorrere più di 1000 anni. Non è dato sapere dove il meccanismo di Antichitera sia stato costruito, ma recentissimi studi ci dicono che con molta probabilità fosse originario di Siracusa, dove visse Archimede, il cui planetario meccanico venne citato anche da Cicerone. Purtroppo del lavoro di Archimede non ne è rimasta nessuna traccia. Il 13 febbraio 1967 dei ricercatori americani fecero un'incredibile scoperta nella Libreria Nazionale di Spagna. Trovarono 2 lavori sconosciuti di Leonardo da Vinci, oggi conosciuti come il Codice di Madrid, dove era raffigurato uno strano congegno con degli ingranaggi, concepito forse per effettuare calcoli con il sistema decimale. La macchina disegnata da Leonardo era basata su una serie di ruote dentate e avrebbe dovuto permettere di eseguire le operazioni di addizione e sottrazione. Ma il funzionamento di un eventuale prototipo sarebbe stato pesantemente condizionato dagli attriti meccanici. Da qui inizia il percorso dei pionieri che hanno dato inizio al lungo cammino che doveva portare agli attuali calcolatori. La prima macchina calcolatrice meccanica vide la luce nel 1623 ad opera di Wilhelm Schickard ed era in grado di eseguire le 4 operazioni basilari. Fu purtroppo distrutta nel corso della Guerra dei Trent'anni. Fu poi nel 1642 che il filosofo francese Blaise Pascal, che volendo facilitare il lavoro del padre ispettore delle tasse, realizzò, senza conoscere il lavoro di Schickard, una macchina simile in grado però di fare solo addizioni e sottrazioni. Questa macchina venne chiamata la Pascaline. Era composta da una serie di ruote dentate indicanti le unità, le decine, le centinaia e così via. Ed ognuna era divisa in 10 settori, dallo 0 al 9. Il suo funzionamento era alquanto semplice. Per eseguire la somma 9 più 3 si impostava la ruota delle unità sul 9 e la si faceva avanzare di 3 posizioni. Si otteneva così un 2 sulla ruota delle unità ed un altro 1 sulla ruota delle decine, che veniva automaticamente ruotata da alcuni ingranaggi, fornendo il numero 12 risultato dell'operazione. Operava dunque in maniera rudimentale, tuttavia essa applicava un principio fondamentale del calcolo meccanico, il riporto automatico. Ancora oggi è il principio che regola il funzionamento del contachilometri delle automobili. Una macchina calcolatrice più avanzata di quella di Pascal venne progettata e costruita dal filosofo e matematico tedesco Gottfried Leibniz.
Era il 1664. Il suo contributo alla storia del calcolo è fondamentale, in quanto a lui si deve la scoperta del sistema di numerazione binario su cui si basa il funzionamento di tutti i computer moderni. Egli dimostrò che con il sistema binario l'esecuzione della moltiplicazione avviene attraverso l'addizione e nel 1683 concepì una macchina moltiplicatrice basata su questo principio. Il sistema di numerazione binario è citato da Leibniz in un suo manoscritto datato 15 marzo 1679. In esso è riprodotta una medaglia da lui disegnata che, curiosamente, collega la numerazione binaria alla teologia. In alto vi era scritto: uno ha creato tutto dal nulla e in basso uno è necessario. Gottfried Leibniz non poteva certo prevedere che la numerazione binaria sarebbe stata essenziale per la realizzazione dei calcolatori, ma la facilità con cui è possibile rappresentare un 1 o uno 0 in elettronica ha reso quasi automatica la scelta di questo sistema. Nella macchina di Leibniz si faceva uso di quella che prese il nome di ruota di Leibniz, che immagazzinava il risultato di un'operazione in un registro totalizzatore che man mano accumula il risultato fino al suo valore totale. Questo meccanismo permetteva di eseguire la moltiplicazione secondo il principio, semplice ma prolisso, dell'addizione ripetuta. 4 per 3 uguale 12 viene calcolato come 4 più 4 più 4 uguale 12. Il principio usato da Leibniz venne a sua volta ripreso e migliorato nel 1820 dal francese Charles-Xavier de Colmar nel suo aritmometro. Al primo sguardo il meccanismo di Pascal e di Leibniz si rivela imparentato con i meccanismi dell'orologeria. Il meccanismo dell'orologio si ricollega per due vie alla storia dell'elaboratore. Da un lato, l'elaboratore è una macchina cibernetica. La cibernetica ha i suoi antenati negli automi dei secoli scorsi, mentre l'altro punto in cui la storia si interseca con quella dell'elaboratore riguarda l'evoluzione tecnologica. La costruzione di orologi monumentali con automi o con strumenti astronomici sempre più complessi e, parallelamente, di orologi portatili sempre più piccoli e precisi porta la meccanica di precisione ad un altissimo livello. L'orologeria, quindi, giunta al culmine del suo sviluppo, lascia così una preziosa eredità tecnologica all'emergente disciplina del calcolo automatico. A Giovanni Poleni, marchese veneziano, scienziato e docente presso l'Università di Padova, va il merito per la realizzazione della prima calcolatrice meccanica inventata e realizzata in Italia. Poleni ebbe l'idea di sfruttare come motore un peso analogo a quello usato negli orologi a pendolo, un peso legato ad una corda avvolta su di un asse. Man mano che questi scendeva, faceva ruotare l'asse e dava quindi il movimento a tutta la calcolatrice. Il nucleo della macchina è rappresentato dal traspositore, una ruota munita di denti rialzabili
che interagisce con dei piccoli ingranaggi a 10 denti fissi, detti accumulatori. Quindi, per impostare le cifre sul traspositore, si devono attivare, alzandoli, i denti equivalenti al numero da elaborare. Ad ogni rotazione, gli accumulatori avanzano in base ai denti rialzati sul traspositore. Ogni giro completo di un accumulatore, 10 denti equivalenti a 10 unità, fa avanzare automaticamente un dente dell'accumulatore successivo, effettuando così l'operazione di riporto. Un quadrante anteriore numerato da 1 a 9 permette di impostare il moltiplicatore mediante l'inserimento di un piolo che ferma la macchina dopo il numero di rotazioni desiderato. Il risultato viene così visualizzato in piccole finestrelle che mostrano altrettanti dischi numerati fissati agli assi degli accumulatori. Questo primo esemplare era di fatto una macchina completa che avrebbe potuto dare grandi risultati se non avesse avuto un grande difetto. Erano dispositivi meccanici e come tali richiedevano di essere costruiti con una certa precisione. Purtroppo le conoscenze di tecnologia meccanica del tempo non erano certo in grado di risolvere questi problemi e si dimostrarono del tutto inadeguate per impieghi pratici. Nella prima opera a stampa di Giovanni Poleni, che fu pubblicata verso la fine del 1709 presso l'editore Aloisio Pavino dal titolo Miscellanea, riportava nel frontespizio questi 3 diversi argomenti: una dissertazione sui barometri e sui termometri, la descrizione di una macchina aritmetica e del suo uso, un trattato sulle sezioni coniche e sul loro uso nel progetto di orologi solari. La seconda sezione della Miscellanea tratta quindi della prima calcolatrice meccanica italiana. Si racconta che quando lo scienziato italiano venne a conoscenza che un certo Brown presentò al re Carlo VI una macchina analoga a quella da lui progettata, la delusione fu tale che distrusse il suo capolavoro in 1000 pezzi. Fortuna volle che i disegni e le modalità di costruzione contenute nel libro di Poleni, la famosa Miscellanea, giungessero fino ai giorni nostri. In questo lungo percorso di ricerca, per arrivare a velocizzare le macchine da calcolo, abbiamo visto l'impegno di studiosi, fisici, matematici e filosofi, ma a dare un contributo importante allo sviluppo dei calcolatori sarà un modesto tessitore lionese, Joseph-Marie Jacquard, che ebbe l'intuizione di impiegare schede perforate per i suoi telai. I fori, opportunamente predisposti sulle schede, permettevano di programmare i licci del telaio, così che il lavoro dei tessitori venisse memorizzato in modo permanente sulle schede perforate. Ogni scheda riproduceva un segmento dell'intero disegno mediante una serie di perforazioni. La presenza del foro permetteva di inserire un certo filo nell'ordito, mentre l'assenza di foro escludeva l'inserimento di quel filo. Il disegno da riprodurre su un drappo veniva così decodificato su una serie di schede perforate che venivano poi congiunte una all'altra. Si otteneva così l'intero disegno su quello che noi oggi chiameremmo nastro. Jacquard, nel 1801, riuscì a brevettare il suo telaio, ma i tessitori lionesi, nel timore che l'innovazione avrebbe messo a rischio il loro lavoro, distrussero il telaio e osteggiarono in ogni modo il suo inventore. Ma nonostante le difficoltà, 2 anni dopo, nel 1803, gli venne riconosciuta l'importanza del suo lavoro e fu chiamato a Parigi presso il Conservatorio d'Arti e Mestieri con il compito di continuare a perfezionare il suo progetto.
Nella storia del calcolo automatico si incontra ora una singolare figura che per primo ebbe l'intuizione del concetto di calcolatore, il matematico inglese Charles Babbage. Intelligentissimo, ricco di brillanti idee, ebbe successo in numerosi campi di attività. Suo il suggerimento di fare individuare i fari per la navigazione occultandone periodicamente la luce, idea semplice ma efficace da essere applicata ancora ai giorni nostri. Suggerì di semplificare il servizio postale mediante l'istituzione di un porto fisso e indipendente dalla distanza alla quale una lettera doveva arrivare. Pochi anni dopo, proprio su queste argomentazioni, Sir Rowland Hill introdusse il francobollo. Inventò il primo tachimetro, sostenendo che ce ne doveva essere uno nella cabina di ogni locomotiva. Babbage, come peraltro tutti gli studiosi dell'epoca, faceva largo uso delle tavole matematiche e fu proprio davanti ad una di quest'ultime, piena di logaritmi, che indicando con il dito disse ad un amico: «Sto pensando che tutte queste tavole, indicando i logaritmi, dovrebbero essere calcolate meccanicamente». Da allora questo uomo geniale fu posseduto dal sogno di costruire una macchina capace di effettuare automaticamente qualsiasi operazione aritmetica, e a questo scopo egli dedicò gli anni dal 1824 fino alla morte avvenuta nel 1871. Babbage, per ovviare alle imprecisioni e agli errori delle tavole numeriche, come quelle dei logaritmi, costruì il prototipo di una prima macchina che chiamò macchina differenziale. Tale progetto si rivelò così interessante che il governo britannico gli concesse un finanziamento di 1.500 sterline, permettendo così di proseguire i lavori, e nel 1824 la Royal Astronomical Society gli conferì la medaglia d'oro. Purtroppo, per l'inadeguatezza delle tecnologie dell'epoca e nonostante l'impegno del suo inventore, la macchina non venne mai completata. E nel 1833 anche il governo inglese ne revocò i finanziamenti. Tuttavia Babbage, con ferma determinazione, continuò i suoi studi nell'intento di progettare e realizzare una nuova macchina capace di compiere qualsiasi operazione aritmetica e per risolvere in linea di principio ogni problema aritmetico mentalmente concepibile. Ideò così una seconda macchina molto più complessa, la macchina analitica, basata su un programma a schede perforate, e lì si potevano già riconoscere le parti fondamentali di un calcolatore moderno. Secondo il progetto di Babbage, la macchina analitica avrebbe dovuto comporsi di 4 sezioni fondamentali. Un'unità aritmetica, che è l'organo che esegue le singole operazioni, chiamata mill o mulino. La sezione di ingresso, composta da un lettore di schede ispirate a quelle dei telai di Jacquard. La memoria centrale, ove risiedevano i dati, chiamata store o magazzino. La sezione di uscita per la stampa dei dati in uscita. La memoria per i numeri in ingresso e per i risultati intermedi sarebbe costituita da diverse colonne composte da ruote dentate che avevano 10 posizioni, corrispondenti alle 10 cifre decimali. I dati venivano trasferiti dalla memoria centrale all'unità aritmetica, dove era possibile eseguire una delle 4 operazioni aritmetiche con un procedimento meccanico. In ogni istruzione elementare, il numero memorizzato su una colonna poteva essere combinato secondo una delle 4 operazioni con quello di un'altra colonna e il risultato collocato su una terza colonna. Un programma era quindi costituito da una sequenza di istruzioni elementari che specificavano le operazioni aritmetiche da svolgere sui dati iniziali o parziali. Tutto il processo di calcolo, o meglio il programma, doveva essere codificato tramite i fori opportunamente predisposti sulle schede perforate.
L'architettura del calcolatore di Babbage, quindi, è paragonabile a quella dei calcolatori odierni. Infatti vi ritroviamo l'unità di calcolo o unità aritmetica CPU, mulino, l'unità di memoria centrale, magazzino, e le unità di ingresso e uscita, schede perforate e dispositivo di stampa, concettualmente simili ai moderni dispositivi di input-output, tastiere e stampanti. Essendo un meccanismo molto complesso, della macchina analitica ne furono realizzate solo alcune parti e per mancanza di fondi il progetto venne abbandonato. Oltre alle poche parti costruite, c'è stata tramandata anche una descrizione dettagliata ad opera di un italiano, il conte Federico Luigi Menabrea. Avvenne che Menabrea, scienziato esperto in ingegneria matematica, nonché membro dell'Accademia delle Scienze di Torino, nel 1840 ascoltò una serie di conferenze tenute da Babbage nella città piemontese allo scopo di illustrare i suoi progetti e propagare negli ambienti scientifici ed ingegneristici l'interesse per le macchine calcolatrici. Menabrea rimase affascinato dalle idee e dai propositi di Babbage, raccolse, studiò e ricostruì le idee ascoltate e 2 anni dopo pubblicò una relazione in francese, Notions sur la machine analytique de Charles Babbage, che è la migliore descrizione tecnica che ci rimane della macchina analitica. Il testo qualche mese dopo venne ripreso per essere tradotto in inglese e notevolmente ampliato da Ada Augusta Lovelace, figlia di Lord Byron, valente collaboratrice di Babbage. Secondo la bella immagine data da Lady Lovelace, come il telaio di Jacquard tesse fiori e foglie, così Babbage si proponeva di far tessere disegni algebrici alla macchina analitica. Si dice che lei stessa propose un programma per il calcolo dei numeri di Bernoulli con la macchina di Babbage. Ciò le valse il titolo di primo programmatore della storia dei calcolatori. In onore di Lady Lovelace è stato dato il nome Ada ad uno dei più recenti linguaggi di programmazione. Quale fu dunque l'intuizione che rese celebre Babbage? L'idea rivoluzionaria fu di concepire nella metà dell'Ottocento lo schema logico e funzionale che sarebbe stato applicato, più di 100 anni dopo, ai calcolatori elettronici e di prevedere per la prima volta l'impiego delle schede perforate. Le schede perforate vennero utilizzate fino al 1975, quando furono sostituite dai floppy disk. La macchina analitica rappresenta dunque per l'Ottocento il culmine dell'intuizione dell'uomo nel campo delle macchine calcolatrici. Già nell'Ottocento, negli Stati Uniti d'America, si effettuava il censimento della popolazione in modo serio e meticoloso. L'elaborazione dei dati, però, richiedeva così tanto tempo che spesso si doveva iniziare un nuovo censimento senza che fosse terminato l'esame di quello precedente. Fu così che il governo americano, per il censimento del 1890, promosse delle ricerche per trovare un sistema per l'elaborazione automatica dei dati raccolti. L'idea migliore l'ebbe l'ingegnere statistico Herman Hollerith, che aveva elaborato una tabulatrice non per specificare il programma, ma i dati da elaborare. Non riutilizzò l'idea di Babbage, ma ebbe l'intuizione osservando un bigliettaio che perforava con la sua macchinetta i biglietti ferroviari. Ogni scheda perforata riportava i dati forniti da ogni singolo individuo o nucleo familiare. Ogni foro rappresentava infatti una precisa risposta ad una domanda del questionario per il censimento. Ad esempio, il sesso maschile o femminile di un individuo era rappresentato rispettivamente con un foro oppure con l'assenza del foro. Questi ultimi potevano soltanto essere aperti o chiusi ed era quindi logico metterli in rapporto con le cifre del sistema binario 1 oppure 0. Queste schede sarebbero state poi lette tramite delle macchine elettromagnetiche da lui stesso progettate. È interessante descrivere come funzionavano queste macchine lettrici di schede. In particolare, una scheda era divisa in 288 zone che rappresentavano i dati anagrafici. Per decodificare queste informazioni si sovrapponeva in ogni scheda un apparecchio con una batteria di aghi retrattili.
che in assenza di perforazione venivano fermati dal cartoncino, altrimenti l'ago finiva in una vaschetta piena di mercurio, chiudendo il circuito. Il mercurio è infatti un buon conduttore di elettricità. La corrente passava in un filo azionando un relè che faceva avanzare di uno scatto uno dei 40 contatori. I contatori permettevano di sommare i dati delle varie categorie. A fianco del dispositivo di lettura e conteggio, l'operatore aveva a disposizione una cassettiera chiamata incolonnatrice, i cui sportelli venivano comandati automaticamente in base alla chiusura di un determinato contatto corrispondente ad un foro sulla scheda. L'operatore, infilando la scheda elaborata nello sportello aperto automaticamente dal dispositivo, raggruppava così le schede in modo omogeneo. Era la prima volta che nel calcolo si faceva uso dell'elettricità. Una nota curiosa è il formato delle schede. Avevano la stessa forma di una banconota da $1 di allora, per agevolare i depositi. L'angolo superiore era tagliato in diagonale. La principale ragione dell'angolo tagliato era evitare che la scheda potesse essere inserita al contrario. Se la scheda veniva inserita nel lettore in modo errato, andava a colpire una levetta. Questa attivava un microinterruttore e fermava la macchina finché la scheda non veniva inserita correttamente come previsto dal sistema. Il dispositivo ebbe un enorme successo. Era possibile esaminare fino a 800 schede al minuto, una velocità favolosa per quei tempi e impossibile agli uomini. E il risultato fu strabiliante perché si riuscì ad elaborare, in pochi mesi, tutti i dati di 62 milioni di americani, facendo risparmiare il governo ben 5 milioni di dollari rispetto al precedente censimento del 1880, la cui elaborazione durò 7 anni. Hollerith nel 1896 fondò la sua azienda, la Tabulating Machine Company, una delle colonne su cui sarebbe sorta, dopo 28 anni, la più importante e famosa delle aziende informatiche, la International Business Machine, l'IBM.